Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nelle ultime puntate ci siamo sistemati finalmente quasi in maniera pseudo definitiva, comunque per un bel pezzo, per quanto riguarda l'energia e il diesel, e nell'ultima abbiamo messo mano un pochino al comparto agricolo, andando a trasformare tutte le fattorie irrigate in serre e soprattutto con un miscelatore siamo passati dal fertilizzante di tipo 1 al fertilizzante di tipo 2 e le rese sono cresciute abbastanza, in quanto prima non arrivavamo neanche a 10 di verdure, ora siamo a 13,5 su entrambe le serre. Infatti si sono rialzate abbastanza le verdure, sta crescendo anche il tofu, soprattutto perché nell'ultima parte, ma è finito il fertilizzante perché sono un attimino in deficit di zolfo, però ero riuscito a portare su particolarmente la fertilità delle ultime due serre, e comunque 4,3, 5,3 di soia mi fanno più di 9, che è più di quanto riesce a gestirmi lui, quindi 9 sta a 12, quindi facciamo qualcosa tipo 12, perché più non riesco a fare, però il nostro stabilimento consuma 11 al minuto di tofu, quindi per il momento ci siamo. Vedete che si sono aggiunte la carne e le uova perché ho fatto un po' di ricerche. Nel tempo off camera ho realizzato la piazza con fontana che ora ci dà un bonussino di 1 alla Unity per tutti quanti le case, gli insediamenti che si affacciano sulla piazza. Guardate carina, soprattutto quando è in movimento. Quello che andiamo a fare oggi è abbattere l'inquinamento e soprattutto finalmente trattare questi rifiuti non più accumulandoli, in modo anche da liberarci questa zona qua. Allora, noi abbiamo che un inquinamento, due grossissimi valori, quello atmosferico meno 6,5, quello da discariche meno 11,3, vanno assolutamente abbattuti. Dicevo, avete visto carne e uova perché ho fatto un po' di ricerche sia per quanto riguarda la parte dell'agricoltura sia per quanto riguarda la parte del trattamento per l'inquinamento. Prima facciamo il trattamento dei rifiuti dell'inquinamento. Quando ci siamo liberati questa zona andremo a mettere l'allevamento di polli, e se riuscissi a trovare in giro sulla mappa i semi della frutta, andrei a mettere volentieri anche un'altra serra che ci fa la frutta, quindi ancora altri alimenti diversi. Ma bisogna andare un pochino coordine, tanto qua mi si sta toppa tutto, ho dovuto mettere il potenziamento questo delle patate perché ne produciamo in quantità indiscriminata. Ma posso togliere un attimo, tra biomassa e patate famo una quantità sia di diesel che di compost clamoroso. Guardate adesso l'unità di cracking, questa è quasi sempre al massimo. Allora, nelle ricerche, tanto leviamoci un po' di roba che avevamo già fatto. La dissalazione l'abbiamo fatta, generatore diesel avanzato fatto, dissalazione termica fatta, elettrolisi fatta, depurazione acque reflue, tubi 3, distillatore 3 fatto, unità di cracking fatta, abitazioni 3 l'abbiamo messa, la produzione di idrogeno abbiamo messo, stoccaggio grande, va bene, possiamo togliere anche le serre. Gli editti 4 ora ve li faccio vedere, li posso anche togliere, ok, perché già ne ho attivato qualcuno, praticamente mi ha potenziato un pochino gli editti che già avevamo, tipo questo della casa me l'ha portato al 45%, ho la possibilità di aumentare il consumo di cibo ancora di più, ma vedo se riesco a stabilizzarlo un po', lo aumento così mi dà un altro pochino di Unity. Ho messo questo della salute a 1, su quelli industriali la possibilità di ridurre la manutenzione del 25%, anche se ce l'abbiamo, però tanto riducila, poi faremo un tempo ad aumentarla. Potrei ridurre, ma al momento non ho problemi, quindi non mi vado a consumare gli uniti per ridurre il carburante dei veicoli e delle navi. Non sono in difficoltà con l'acqua, ma posso arrivare fino addirittura a un 35%, sia per la resa agricola sia per l'acqua. Adesso state così. Qui tanto sto decorando un pochino, ho messo le scritte centrale elettrica e polo petrolchimico. Adesso piano piano vi faccio vedere come verrà fatta questa zona qua pavimentata. Quello che dobbiamo andare a fare oggi è finalmente attivare l'inceneritore che ci tratterà i rifiuti. Allora, mi sono fatto uno scavatore in più che l'ho dato al momento alla terraformazione
mo riprendo, lo do ai rifiuti insieme a un camion. L'area rimane la stessa. Quello che devo fare, togli la possibilità di scaricare i rifiuti qua, anzi le aggiungo su quelli da non poter scaricare nell'area dei rifiuti. Designazione livellamento, toglie tutto e me lo riporti tutto a livello 4 come era in origine. La devo allargare l'area, aspettate, ma la porti fino a qua. Ok, designazione livellamento, e raccoglieremo anche un po' di terra, non è un problema. Qua, così. Rotta di esportazione va qua. Ok, quindi i camion mi porteranno quello che scaverà lo scavatore a questo smistatore qua. Questo smistatore qua sull'uscita B ha i rifiuti, quindi l'uscita B è questa qua. Ci mettiamo 2 compattatori. Basteranno 2? Boh. Uno qua e uno qua. Magazzino unità, anche grandino, me sta bene uguale. Così. Nastro sfusi di livello 2. Qui connettore sfusi. Nastro sfusi di livello 2, così. E così, sempre di livello 2. Qui davanti, quanto... Beh, giustamente gli devo da cosa devono fare. La ricetta di qua è 24, 24, 48. Quindi possiamo metterci un nastro livello 1. Basta, livello 1 ho detto. Ah beh, sono unità, no nastro sfusi. Mannaggia me. E questo prenderà i rifiuti pressati. Me lo mantieni vuoto. Non importi. E mi puoi esportare. Di qua invece, se vi ricordate, già l'avevamo fatto. Ora gli dico che non deve più esportare al deposito rifiuti. Togliamo la pausa a questo qua. Questo secondo me è bene che lo portiamo a livello 2. Togliamo la pausa a questo e a questo. Basterà uno? Vabbè, vediamo. Se non basta uno, ci aggiungiamo il secondo. È stato fatto apposta per poter essere espanso. Stessa cosa di qua. Attivi tutto e parti. E di qua già l'avevamo fatto, il complessino. Intanto me vado a realizzare il magazzino che ci accoglie i rifiuti. Quando abbiamo costruito questo, facciamo attivare anche l'impianto. Ecco qua, l'escavatore inizierà a scavare. Senti, io ti ho dato un camion solo, ma volevo fare 2. Famo prima, se no sta cazzo di montagna quando ma finisci? Giustamente gli devo togliere rifiuto a carichi monoprodotto. Anche lui c'ha ragione, Ok, qui mi ha realizzato tutto, perfetto. Poi i rifiuti vengono portati qua, mi vengono pressati e vengono accumulati in questo magazzino che verranno portati dall'altra parte dove abbiamo l'impianto che ci lavorerà appunto i rifiuti. Mi sa che devo mettere a livello 2 anche questo. E qui crescono invece che calà. Quanti me ne produci? Quanti ne produciamo al minuto? Questa è una cosa che non ho guardato. Male, 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 stai male. Quanti ne produciamo al minuto? Ma non qua, qua.
Ne produciamo al minuto questo. Oh, santa pazienza. 45. Vabbè, qui il picco in teoria è perché ho messo a scavalli. No, no, stanno calando, a posto. Però secondo me non mi basta solo uno di questi, non mi basta. Considerando che ci sono anche i materiali riciclabili. Ma, adesso vediamo, dai. Di qua me l'avete realizzato il magazzino? Sì, eccolo qua. Già, c'è questa lineetta verde che mi dice che verranno importati. E allora, andiamo a realizzare uno dei due impianti di trattamento dei rifiuti. Se poi uno non basta, ci mettiamo anche il secondo. Allora, mi devi attivare questo. Questo che è il tubo di gas di scarico. Questo che è quello del vapore. E me lo porti di qua. Te. La centrale che verrà mandata con il vapore prodotto dalla combustione dei nostri rifiuti pressati. Ci alimentiamo un pochino anche una centrale che erroneamente io ho detto che avrei messo a priorità 5. In realtà tutti questi generatori devono andare alla stessa priorità, tutti questi, perché mo ve lo spiego un attimo, che li metto a livello 6, così mentre costruisce vi dico perché devono andare tutti a livello 6, perché ho cambiato idea. Devono andare tutti a livello 6. Oh, magari devo costruire anche altra roba. Tipo questo, il tubo che ci porta l'acqua, se no un funge una emerita ceppa. Ok. Ok, ma dovrei aver attivato tutto. Dicevo, devono funzionare tutti con la stessa priorità i generatori, perché? Perché se io vado a mettere la priorità a questi mi staranno molto più fermi. Quindi i rifiuti mi vengono bruciati dall'idrogeno finché l'idrogeno ce l'ho e lo produco. Quando l'idrogeno non lo produco più perché non mi viene chiesto da questa centrale, mi si blocca anche l'inceneritore che va ad idrogeno. Oppure se finisco l'idrogeno e non mi va la centrale, mi si attappa la nafta. Viceversa, se dessi priorità alla nafta, mi si attapperebbe la parte dell'idrogeno perché è meno consumato. Questo è un complesso che idrogeno e nafta devono andare di pari passo nella stessa direzione di consumo, altrimenti mi si attappa una delle due parti, ed è per questo che i generatori li metto che devono avere la stessa priorità di costruzione. Di funzionamento, scusate. Oh, intanto i primi rifiuti pressati sono stati portati. L'inceneritore è un pezzo avanti, quando c'è le parti per costruzione accumulate se fa prima, Ah, mi si è tappata la roccia. Dai, dai, che adesso si scarica, si scarica. C'ho i camion un attimino ingolfati. Ah, a posto, a posto. Di qua come i rifiuti? Si sta tappando oppure... No, va benissimo, va benissimo. Ah, troppo se deve divertire questo a scavare per levare tutti sti rifiuti. Ed ecco partito l'inceneritore, che te manca l'idrogeno, perché? Ok, ho dovuto fare questa modifichina qua perché ogni tanto di questi deve intoppare o l'idrogeno o la nafta di mortacci loro. Non mi arrivava sufficiente, ci sono momenti in cui non arriva sufficiente idrogeno, non passa sufficiente idrogeno perché magari me lo consuma più, oppure perché si è intoppata un attimino, non vuole andare. Va bene, non è un problema. Praticamente l'idrogeno che deve arrivare... Dove sta? L'idrogeno che dovrebbe arrivare da questo bilanciatore qua ha come priorità altre uscite. A parte c'è la priorità di questo. Cioè praticamente sto tubo gli arriva idrogeno dopo due priorità. E se le priorità è quella di tornare indietro alla caldaia o quella di andare alla centrale, non mi arriva l'idrogeno qua. Però c'è il momento in cui ce n'è talmente tanto che guardate quanto ne ho stoccato. Quindi cosa ho fatto? Al tubo che mi porta l'idrogeno ai due inceneritori e allo stoccaggio ho messo un bilanciatore qua che gli dico: con priorità mi prendi quello che mi viene dall'impianto nel momento in cui c'è. Se nell'impianto in quel momento non c'è, me lo riprendi da quello che ho stoccato nei momenti di vacche grasse. E in questo modo l'inceneritore dovrebbe andare senza particolari problemi, anche perché di qui mi sono riempito il ramonno. Ok, per ora ne vorrei attivare soltanto uno. Questo qua, il vapore,
e il vapore prodotto viene a questa centrale qua, quindi ci famo anche un po' di corrente. Ma in questo momento un po' vediamo se riesco a togliere il bilanciamento, a rimettere, scusate, il bilanciamento e non finirmi tutto l'idrogeno messo da parte. Adesso sempre degli equilibri precari, bisogna sempre andare. Ma l'ho fatta sgolfare, sarà un attimo attappata la parte della nafta. Sto smistatore finalmente si è sbloccato con la roccia. Ma me la andranno a scaricare, ci sono un attimino i camion intrippati. Vabbè. Quindi abbiamo iniziato a lavorare per smaltire l'inquinamento da discariche. Già è passata 1,9. Addirittura. Quello che però c'è ora da sistemare, l'inquinamento atmosferico, come vedete, è cresciuto notevolmente. E io off camera mi sono fatto una ricerchina proprio per gestire l'inquinamento atmosferico. Mi sono andato a sbloccare il depuratore dei gas di scarico. Dopo quello delle acque, ora abbiamo anche il depuratore dei gas di scarico. Questo impianto qua che ha due ricette, noi andremo a utilizzare quella che utilizza un pochino più calcare, ma ci tratta ben 480 gas di scarico. Cosa fa? Prende i gas di scarico in ingresso con un pochino di acqua, del calcare, ci ridà indietro zolfo, che ne ho bisogno perché non mi basta il disgregatore di acqua acida per mantenere, e fa bisogno di zolfo di tutto l'insediamento, ci dà un po' di vapore a bassa pressione, quindi potremo andare a fare un altro po' di corrente anche da questa situazione qua, ci darà delle scorie che possiamo buttare senza inquinare e un altro scarto è la CO2, il diossido di carbonio, l'anidride carbonica, che però guardate in che rapporto. Qua 480 di gas di scarico mi fanno 240 di inquinamento. Qua abbiamo 192 di diossido di carbonio, che quindi di inquinamento 192 diviso 4 ne abbiamo 48, quindi passiamo da 240 a 48. Quindi riduciamo di 5 volte di inquinamento prodotto dall'impianto in cui lo andremo ad attaccare. Quindi usiamo questa ricettina qua. Allora, dove la possiamo mettere? Lo mettiamo qua. Mo sposti un attimo. Perché qua ho i fumi di scarico. Sta ciminiera non la volevo togliere, ma mi sa che me la devo togliere. Sì. Ah, mi serve un magazzino sfusi, penso che può andare bene anche di livello 1 per il calcare. E già, me vai. No, qui va bene. Qui mi porti il calcare, me ne porti. Pallo pieno, va. Mi importi, ma non mi esporti. E il calcare mi viene qua. Tanto dovrebbe bastare uno l'impianto di smistamento dei fumi. Questa ciminiera qua la mettiamo qua. Tubo livello 2. Così. E tu non sei più però fumi di scarico, ma sei diossido di carbonio, cioè CO2. Perfetto. Ora, questa qua me la devi togliere al volo. Via. Attappiamo ogni cosa. Sto distacco deve essere... magari non dovevo aver fatto sta cazzata. Allora, la ciminiera la stacchiamo per ultima. Ma bisogna portare... Il calcare l'abbiamo portato, dobbiamo portare l'acqua, ma l'acqua ce l'abbiamo già qua, perché l'acqua mi serve per gli inceneritori. Quindi ce l'ho qua. Connettore fluidi. Quanta acqua me vuoi? 48, quindi basterà un tubo livello 1. Sei a livello 2, quindi vieni qua. La prima uscita la voglio, il primo ingresso lo voglio lasciare per i fumi, perché mi vengono da di qua.
e vai giù. Tanto sicuramente qui devo fare una modifica, dopo faccio vedere perché. Calcare entra di là, i fumi entrano qua. Allora, fallo centrale, va, viene più bellino. Ok. No. Io quando dico che voglio fare le cose più belline, poi fa qualche cagata, comunque. C'è cazzo da fare. Ok, qua. Anche se qui sicuramente devo fare una modifica. Allora, qui ci avrò la ciminiera dell'anidride carbonica. 48 di vapore a bassa pressione mi manda 2 turbine a bassa pressione. Dove le possiamo mettere? Allora, tanto mettiamo i magazzini di stoccaggio della roba che deve andare via. Uno qua e uno qua. Sì, questo è zolfo. E me lo devi tenere vuoto. Ma in realtà no, non do nessun coso ai camion, l'importante è che non mi ci importi. Questo qua invece è scorie, questo sì, che va tenuto vuoto. Anzi, mi tiene vuoto anche questo, almeno un 120. Non mi devi superare il 120 in modo da lasciare spazio all'impianto per poter lavorare. E anche qui non mi importi, ma mi esporti le scorie. Me ne produci 12 e 9, quindi bastano 2 nastri sfusi di livello 1. Sfusi, nastro, livello 1. Uno viene qua e l'altro viene qua. Così. Ok. Il vapore mondo lo famo passare. Le turbine le posso mettere qui dietro. Quanto sono grandi? 1 e 2. Queste mi producono 3 megawatt l'una di energia, quindi 3 megawatt meccanici, quindi 2 generatori, 1 e 2. Questi sì che possono, anzi devono andare con priorità 5. Quindi 48 basta un tubo di livello 1, il vapore lo portiamo così, mi ti alzi subito a livello 1, passi soprattutto. Un connettore in faccia gli posso sparare? Sì. Così. Livello 1. Vieni e ti attacchi qua. E le turbine vanno senza volano. Il volano, sì, sì, sì. Magari... No, non ci ho preso. Così, ok. Il vapore a bassa pressione, il vapore esausto che mi esce, magari con l'acqua, torre di raffreddamento, ne basta una. Una mi fa 24 vapore esausto, no, non ne basta una. Allora devo fare così. Una di qua e una di qua. Qua togliamo un attimo la curva dell'acqua. Bilanciatore fluidi. Così. Ne sali subito a livello 1, ma no così. 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 Qua ne sali a livello 1 o a livello 2? A livello 2. E ti attacchi qua. Con priorità mi viene presa l'acqua che viene dalle torri di raffreddamento. Quindi ci ho rimasto da portare soltanto i fumi.
prima io farei costruire tutto. Quando c'è tutto, attacchiamo. Se no ci intoppiamo tutta la base. Allora me ne costruisci questo, questo. Qua tutto. Vai, costruite. E una volta che avete costruito tutto, facciamo l'attacco dei fumi, se no ci attappiamo ogni cosa. Oh oh, qua mi si è tappato, mi si sta tappando i rifiuti. Allora, ho fatto questa modifica qua, ragazzi, perché altrimenti i rifiuti dell'insediamento non mi venivano lavorati. Perché si è tappato lì all'inceneritore, prendeva essenzialmente da questo mi si è pienato e essendo che qui ho detto di non esportare più, allora ho fatto così. Ho tolto, qui togliamo tutto, adesso gli do tutto da distruggere piano piano, se lo smantella da solo. L'uscita dello smistatore viene attraversa la strada con questo nastro di sfusi di livello 2, ci ho messo sta rampa per far passare i camion, qua un bilanciatore sfusi, con priorità mi prende i rifiuti dell'insediamento, solo dopo che mi ha preso quelli dell'insediamento mi prenderà anche quelli dello smistatore. Ho dovuto fare sta modifica qua, ma ho ingrandito anche il camion, il magazzino dei rifiuti. E questo lo posso anche scrivere rifiuti. Basta così. E me lo dici se supera il 75% mi avvisi. Ok. Magari però devo togliere pausa anche a questo, perché sennò uno solo ovviamente non ce la può fare. Ah, a posto. Con i poteri del capitano. In attesa di prodotti. Ah, beh, giustamente deve avere... così. Deve avere entrambi, altrimenti me si blocca. Lui prima mi fa i materiali riciclabili, poi i rifiuti. Ma sai, che mi sa che è più urgente che mi fai così. Please. Prima fatemi i rifiuti, va. Allora, qui è tutto pronto per essere avviato. Il calcare mi è stato portato. Me ne deve essere portato un altro po', ma non ne fa niente. Mi togli la ciminiera un attimo, ma proprio al volo. Anche sto pezzettino di tubo. Via, 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 via. Presto che tardi. Ah, mi sali a livello 3. Senza che ti attacchi, vieni qua. Mi fai il giro qui sopra. Qua poi scende a livello 2. Cammini parallelo a questo. E ti infili giù. Me lo costruisci velocissimamente. Come che mi si attappa Ermonno. Ok. Mo arrivano i gas di scarico al depuratore di gas di scarico, che non mi importi né mi esporti niente quei camion. E fa fatica a riempirsi, quindi siamo ampissimamente sotto la sua capacità come produzione. Perfetto. Perfetto. Questo di qui è solo una feature, La C2 la fa uscire da qua. Ok, solo una feature che ti fa vedere che è partito. Perfetto. Quasi quasi che bastava una ciminiera di livello 1 e ci facciamo anche energia. Quindi oltre che dai rifiuti, anche dai gas di scarico prodotti da tutto l'insediamento, da tutto questo polo petrolchimico riusciamo a fare energia e recuperare zolfo che mi serve assolutamente per la base. E lo stesso impianto l'ho fatto anche al polo siderurgico. Ho attaccato il calcare alla belt del calcare che ci porta direttamente dallo smistatore della miniera del calcare. Le scorie le mando a questo magazzino scorie qua, che è il magazzino delle scorie della lavorazione del vetro. Lo zolfo con un giro assurdo, che è questa belt qua, questa qua sopra, gira, fa sopra, sotto, passa qui in mezzo e arriva qua. Mi porta direttamente lo zolfo al magazzino per l'acido, per la lavorazione del rame.
l'acqua e i fumi me li prendo da qua. Ho rigirato tutto il tubo che mi portava i gas di scarico alla ciminiera, che era qua, se vi ricordate. Ecco, questo è il tubo del gas di scarico che mi va all'impianto. L'acqua l'ho presa direttamente dall'acqua che mi va tutto al polo siderurgico, e ora questo tutto il gas di scarico prodotto dal polo siderurgico, anche tutto il gas di scarico prodotto dal polo siderurgico viene lavorato e viene ridotto di 5 volte l'inquinamento prodotto dal polo siderurgico. Quindi, oltre al polo petrolchimico, anche il polo siderurgico ora ha il trattamento dei gas di scarico. Non immettiamo più fumi inquinanti che ci inquinavano 240, ma immettiamo CO2 che inquina un quarto rispetto ai fumi prodotti. Abbiamo dato quindi sia una bella botta all'inquinamento prodotto dai rifiuti, dagli inquinamenti dai discarichi prodotti dai rifiuti grazie inceneritore cui i gas di scarico vengono trattati insieme a tutti i gas di scarico del polo petrolchimico e del polo siderurgico in 2 depuratori per il gas di scarico, che ci ridanno indietro zolfo, che ci serve assolutamente nelle lavorazioni del fertilizzante del rame, e scorie che buttiamo senza inquinare. Quindi abbiamo ridotto drasticamente l'inquinamento sia da discariche che atmosferico con la puntata e le operazioni fatte oggi. E direi di salutarci qui, ragazzi. Grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link ai miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora, ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!